Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati nel mio spazio sacro, in questo spazio sacro sospeso tra il visibile e l'invisibile. Siamo qui nel tempio del nostro cuore e vi invito adesso a rilassarvi perché andiamo a fare una lettura molto profonda e incisiva, una di quelle letture che trasformano, affinché la vostra anima si faccia ricettiva come terra dopo la pioggia. Il video che voglio fare oggi è sul Kali Yuga e il tempo in cui siamo immersi in questo momento. Il Kali Yuga significa letteralmente l'era di Kali, che non è solo una dea terrifica, no? Ma è anche una madre che distrugge ciò che è falso. L'era di Kali, il Kali Yuga, è l'ultimo dei 4 grandi cicli cosmici che sono descritti nei Veda. È l'epoca più oscura e più densa, in cui la spiritualità ormai sembra scomparire, l'avidità, la paura dominano, la verità si fa fragile come un velo. Eppure il Kali Yuga è la più grande opportunità che abbiamo. Abbiamo scelto questo periodo storico. Ricordiamocelo, ragazze e miei ragazzi, l'abbiamo scelto perché è la più grande opportunità, la più straordinaria che avevamo per fare un salto enorme. Quello che in un attimo si può fare nel Kali Yuga, nelle ere precedenti si faceva in più tempo. Perché quando il buio si fa più fitto, la fiamma interiore diventa l'unico faro. Quando tutte le sicurezze crollano, ciò che rimane è la nostra connessione con il sacro, con l'essere, che è il sacro che nessuno può portarci via. Questo è il paradosso del Kali Yuga. Nel momento di massima decadenza del mondo, l'anima ha la possibilità di realizzare la sua più alta liberazione. Proprio perché non c'è più nulla fuori che può salvarti, ingannevolmente. Siamo costretti a cercare dentro, a svegliarci dal sogno. E in questo viaggio oscuro ma luminoso non siamo soli. Perché? Perché abbiamo accanto a noi il daimon. Il daimon è un concetto antichissimo. Per Platone era il genius che ci insegnava una missione, ci assegnava una missione prima di nascere. Per i neoplatonici il daimon era un intermediario tra noi e il divino. Per James Hillman, padre della psicologia archetipica, diceva che il daimon è quel compagno interiore che custodisce la nostra chiamata, cioè il nostro destino invisibile, che non è sempre dolce, a volte ci scuote, ci trascina nelle prove più dure, ci fa perdere tutto ciò che non siamo pur di ricondurci a ciò che siamo veramente. Nello yoga sciamanico il daimon è il nostro sposo o sposa celeste, l'amante mistico, l'archetipo dell'anima, quell'archetipo dell'anima, l'anima gemella divina, ok? Quella fiamma gemella moderna, così come viene chiamata, che ci chiama sempre a tornare, no? Ecco, e questa chiamata spesso non è comoda, ci fa affrontare la paura, il lutto, il vuoto, perché solo attraverso queste porte profondamente oscure possiamo riscoprire la bellezza originaria che la nostra anima porta da sempre. E qui tornano i grandi miti, no? I miti eterni come Persefone, rapita dagli inferi, che da fanciulla ingenua diventa regina del regno sotterraneo. Ecco, il suo mito ci insegna che la discesa nell'ombra è fondamentale per far sbocciare il potere autentico che nasce solo dall'aver attraversato la notte. Ma anche il nostro mito di amore Psiche ce lo ricorda. Psiche
il cui nome significa proprio psiche, anima, viveva nella beatitudine dell'amore invisibile. Ogni notte il Dio amore veniva a lei nell'oscurità e durante il giorno le dava tutto quello che desiderava anche prima che lo desiderasse. Lei non vedeva il volto del Dio amore, viveva nella fede cieca, aveva tutto ciò che potesse desiderare donato dal divino, no? Ma quando le sue sorelle, che sono l'incarnazione dei dubbi, delle paure del mondo, iniziarono a insinuare in lei il sospetto, Psiche cedette. Accese una lampada per guardare il volto dell'amato e così infranse il patto sacro della fiducia. In quell'istante perse amore e tutta la sua vita si trasforma in un lungo viaggio per ritrovarlo, superando prove durissime, affrontando la morte stessa, che è simbolica, per infine ricongiungersi a lui in unione immortale. Questo è il mistero che tutti viviamo. Tutto ciò che appare nella nostra realtà, come ci insegnano i buddisti, come diceva James Hillman, è solo un sogno, un teatro dell'anima. Ciò che è reale, ciò che non può morire, è la nostra relazione tra anima e divino, tra psiche e amore, tra noi e il nostro daimon. Ecco, questa è la sola relazione possibile tra umano e divino. L'unica relazione che è reale tra umano e divino. Il divino è tutto, sono le persone che incontri, gli eventi che ti accadono. Ed è per questo che oggi facciamo questa lettura insieme, per attraversare consapevolmente il Kali Yuga dentro di noi, per ascoltare la voce del nostro daimon, per ricevere il messaggio che la nostra anima in questo momento storico, in questo, diciamo, battito cosmico ha bisogno di sentire. Ok? Ok, è una lettura importante questa. È una lettura importante. Allora, ragazze mie ragazzi, facciamo con 7 carte. Ok, facciamo con 7 carte. E metterò per l'occasione metterò queste, no? Andiamo a vedere qual è la paura, l'illusione, l'ombra che ora sta emergendo dentro di te, dove il Kali Yuga personale ti sta mettendo alla prova. Poi andremo a vedere il volto del tuo daimon, cioè in quale forma si sta manifestando ora il tuo spirito guida, quale archetipo, quale energia ti accompagna, anche se non lo riconosci subito. Andiamo a vedere anche la lezione segreta che il daimon vuole insegnarti, cosa vuole farti vedere attraverso questa esperienza, magari molto difficile. Qual è la prova che devi affrontare, cioè qual è il sacrificio dell'io, il nodo, la sfida da attraversare per trasformarti. Poi il tesoro nell'oscurità, qual è il dono e come puoi onorare il tuo daimon, cioè la tua missione, il tuo spirito guida, che è la stessa cosa. Allora, mettiamo 7 carte. Come ultima carta vediamo anche dove ti condurrà tutto questo. Quale nuova fioritura dell'anima si preannuncia. Allora, andiamo. Prima, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, ragazzi mie e ragazzi, rilassatevi adesso, che sciogliete i muscoli, rilassatevi, state seduti comodi. Facciamo un bel respiro profondo.
Sciogliamo tutte le tensioni e partiamo. Qual è il tormento del momento? Ok. La regina di denari. Scusate un attimo. Allora, la regina di denari mi sta parlando di un'ombra che ora emerge ed è stranamente dolce. Cioè, cosa voglio dire con questo? È il richiamo a incarnare una stabilità che forse ti fa paura, ad accettare la tua capacità di nutrire, di costruire, di essere regina del tuo regno materiale. Il Kali Yuga dentro di te ti mostra che la vera ricchezza non è solo denaro o sicurezza esterna, come ci mostra il mondo, come ci vuole far sembrare il mondo. Questo eccessivo consumismo, questa voglia di fare denaro, no? Ma è la capacità di essere madre di te stessa o di te stesso, di custodire i tuoi talenti senza svilirli. Eppure, proprio questo, cioè proprio questo diventare responsabile del tuo potere, di radicarlo, di farlo fruttare, ti può spaventare. Questo mi sta dicendo chiaramente. Perché? Perché richiede di dire un grande sì alla vita concreta, di farti corpo fertile, di portare lo spirito nella materia. E con questo momento del Kali Yuga ci fa denigrare la materia, no? Quindi c'è questo divario che si vede la materia come sporca, e invece no, è tutto spirito, è tutto divino. Come diceva qualcuno di grande, che non ero io, tutto è puro per i puri, la materia, il denaro, l'origine, è tutto puro. È il nostro giudizio che lo sporca, e se tu giudichi qualcosa, ti arriverà il giudizio di quella stessa cosa come esperienza. E come diceva il grande Sri Aurobindo, gli esseri spirituali si devono riappropriare del potere del denaro, che non è il denaro, è il potere del denaro, è tutto compreso, per restituirlo a Madre Terra, per metterlo al servizio di Madre Terra e non deturpare Madre Terra. Quindi qua la pratica sciamanica è proprio di porta la mano sul ventre adesso, porta la mano sinistra sul ventre, senti il tuo grembo, proprio come la regina dei denari tiene il denaro sul ventre, no? Senti il tuo grembo come un vaso d'oro. E di questa frase, puoi dire questa formula psichica: io prendo ferma risoluzione di accogliere la mia abbondanza e la mia capacità di creare realtà. Io sono la regina della mia vita, o sono il re della mia vita. Ok? Non sapevo che usciva una carta del genere comunque, perché quando c'è molto divario c'è questo schieramento, no? O di qua o di là, attenzione, è proprio il gioco del Kali Yuga. Come diceva Eraclito, per il divino tutto è perfetto. Laddove è vero A per il divino, è vero anche B. Invece, per gli uomini, laddove è vero A, non può essere anche vero B. Sì. Vediamo adesso qual è il volto del tuo daimon, cioè del tuo spirito guida, della tua missione, del tuo sposo celeste, sposa celeste. Vediamo qual è il volto. Non ci posso credere. È proprio il 2 di coppe, non ci posso credere. Allora qua è chiaro che
il tuo daimon adesso si manifesta proprio come un invito all'incontro sacro, l'unione degli opposti, maschile e femminile, ma la prima coppia di opposti che è stata divisa è umano-divino, morte e vita. Come dicono i buddisti, vita e morte sono simultanei. Tra un battito e l'altro tu sei morta e viva, morto e vivo, morto e vivo. E quindi cos'è il maschile e il femminile? Maschile è la percezione di sentirsi vivo, il femminile è la percezione di sentirsi anche morto, cioè invisibile. Visibile e invisibile è la prima divisione di tutte le altre coppie di opposti. E questo Kali Yuga alimenta questo divario. Allora il tuo daimon si manifesta come l'unione degli opposti, lo ierogramma interiore, il matrimonio mistico. Il due di coppie qua è psiche e amore che si ritrovano, è l'anima che si specchia nel divino. Cioè il tuo daimon oggi non appare come un mentore severo, cioè una missione severa, no, oppure una guida atroce, no, appare come un amante che ti sta proteggendo e ti porge la coppa del suo cuore, che ti invita a confidare, a fidarti, a sciogliere la solitudine per entrare in relazione vera. Relazione vera significa con gli eventi che ti accadono, che te li manda amore dall'altra parte del velo. Questo significa entrare nell'unione erotica, cioè procreativa con il divino. Quando tu entri nella fede, cioè nell'unione erotica, procreativa con il divino, ho fede negli eventi, cioè ho fede in quello che il divino mi sta portando, tu crei eventi diversi da come li avresti creati in precedenza, vittima della mente invece, mi spiego. Quindi qua è come se ti dicesse, entra con quello che ti accade, con il cuore aperto, sia con i legami umani, come proiezioni del divino, e con il tuo legame con lo spirito. Il daimon ora vuole che tu danzi insieme a lui, stringerti in un abbraccio in cui non ci sono più barriere. Allora mi viene un'altra piccola pratica in questo momento, possiamo proprio sciamanizzare insieme, stiamo sciamanizzando. Allora porta la mano sinistra davanti al petto, come proprio se accarezzassi un volto invisibile, e sussurra: mio amato daimon, io ti riconosco, io ti onoro, io ti benedico, io ho fede in te. Vieni a bere con me alla coppa della vita. E magari beviti pure una bella tisana e brinda col tuo daimon. Wow, bellissimo, che bella questa lettura, bellissima, bellissima, bellissima. Vediamo qual è la lezione segreta del daimon, ok? Qual è la lezione segreta? 4 di coppe. Il daimon ti sta insegnando a guardare oltre l'insoddisfazione, a riconoscere che spesso ciò che brami avere è già lì davanti a te, ma il tuo cuore è chiuso. Il 4 di coppe dice: smetti di guardare ossessivamente ciò che non hai e accorgiti della coppa offerta dal cielo. In questo Kali Yuga la tentazione è di chiudersi nella malinconia e di essere perennemente insoddisfatti perché ti propongono cose, fretta, ti distraggono, no? Quella cosa che non è mai abbastanza ciò che hai, no? E soprattutto non sono abbastanza perché ti mettono nella testa il fatto che tu non sei abbastanza rispetto a dei modelli di riferimento che i media e la propaganda ti propone, no? Ma il daimon ti sta invitando a svegliarti, a vedere i piccoli miracoli quotidiani, che sono le mani del divino che ti accarezzano per svegliarti. Allora,
piccola pratica semplice, elementare. Per 7 giorni scrivi ogni giorno 3 cose belle che hai ricevuto in una giornata. Fallo la sera, 3 cose. Può essere una meravigliosa farfalla che ti sei svegliata e hai visto, o un gesto da qualcuno, o dal divino. 3. E di al tuo daimon: ho fede in te, ho fede in te. Aiutami a vedere quello che ancora non vedo. Aiutami a vedere la grazia che mi circonda già. Bello, stiamo proprio sciamanizzando, ragazzi, ragazzi? Sì. Vediamo qual è la prova da affrontare, va bene? Vediamo adesso qual è la prova da affrontare. Cavaliere di spade, eccola, impetuosa. La sfida, cavaliere di spade impetuoso, tagliente, diretto. La tua prova ora è affrontare con verità e coraggio le conversazioni difficili, le scelte nette, le decisioni che temi. Il daimon ti sta spingendo a non rimandare più. Devi avere il coraggio di tagliare ciò che è falso, di dire ciò che pensi, di rischiare lo scontro per proteggere ciò che è vero. Perché in questo tempo oscuro la spada serve a tagliare il velo delle illusioni. Come diceva Gesù nel Vangelo di Matteo, ve l'ho detto nel video Magia Pratica 13, io non sono venuto qui a portare la pace, io sono venuto qui a portare la spada della verità. Allora in questo tempo oscuro la spada serve proprio a tagliare le illusioni. Non temere di apparire dura o duro, è solo la lama sacra che apre la via. Stiamo superando le nostre paure e resistenze. Allora c'è una pratica bellissima che faccio nelle sequenze private di yoga sciamanico, con i rituali privati. Solo con pochissime persone lo sto facendo perché non riesco a farne di più. Il rito della spada luminosa. Boom! Facciamo proprio con dei gesti simbolici il taglio delle illusioni e la realizzazione dei nostri obiettivi, no? È uno dei rituali che faccio molto potenti. Perché è importante fare i gesti, i mudra, le posizioni rituali, yoga sciamanico? Perché l'anima parla soltanto per simboli e i gesti sono simbolici, attivano vecchie memorie. L'anima capisce solo se parli un linguaggio simbolico, altrimenti non realizza niente. Ecco perché tantissime di voi con lo yoga sciamanico state realizzando i più grandi obiettivi. E lo so, l'ho fatto prima su di me, se no non ve lo passavo mai, no? Allora, mi viene in mente questa cosa. Ogni tanto, durante la giornata, mettete 2 dita così, così, ok? Così. Ok. Da destra verso sinistra, quando avete un inganno, la mente, un pensiero distorto, ok, fate questo gesto, io taglio via l'inganno, io cammino nella verità. Fate così, vum, immaginatevi, questa è la vostra spada, vum, lo tagliate via. Io taglio via l'inganno e io cammino nella verità. Vedete, la potenza è incredibile, ok? Ok. Andiamo avanti. Il tesoro nell'oscurità, qual è? Il 3 di coppe, wow, cioè. Il dono nascosto in questo buio è la gioia condivisa, la celebrazione con anime affini. Quando avrai attraversato le prove, troverai, come per dire, come si dice nello yoga sciamanico, la tua tribù. Danzerai con loro, riderai di cuore, onorerai i cicli della vita insieme. Il tuo daimon, spirito guida, ti promette che dall'ombra nasceranno alleanze, amicizie, comunità, gioia condivisa.
gioia condivisa. Il cuore si colma qui, il cuore si colma di gioia, di condivisione, il tuo daimon te lo sta promettendo adesso. Segnatelo sul cuore. Ok. Andiamo a vedere adesso come onorare il daimon. 7 di bastoni. Il tuo daimon ti chiede di difendere ciò in cui credi, anche se il mondo rema contro o non ti capisce. Devi stare in piedi, anche sola o solo, sul tuo picco, portando alto il bastone del tuo fuoco interiore. Questa carta parla di lotta, di perseveranza, ma anche di fierezza spirituale. Non tradire te stessa o te stesso per piacere o per paura del giudizio. La vita è lotta, l'amore è lotta, la dimensione dell'anima è la dimensione della guerra. I tuoi nemici però sono tutti interni. Quando non li riconosci internamente si proiettano all'esterno con fantomatici nemici esterni. Il tuo vicino di casa, il tuo ex marito, il tuo ex compagno, ex compagna, non lo so, il governo, il personaggio. Allora, come onorare il tuo daimon, la tua anima, la tua missione, la stessa cosa. Difendi ciò in cui credi, anche se il mondo rema contro di te o non ti capisce. Devi portare in alto il tuo bastone, del tuo fuoco interiore. Allora mi viene da pensare questo. Non so se hai un giardino, possibilità di andare in un parco, in un bosco, mettiti a piedi nudi, chiudi gli occhi, scrollati, sai, fai così col corpo, scrollati, immagina di avere della sporcizia, scrollati così. Senti che dalla terra emana un nutrimento, un fuoco di nutrimento, senti tutta la forza che ti dà la terra, a livello immaginifico, cioè proprio immaginalo, ok? Che ti penetra dalle radici delle piante dei piedi in tutto il corpo, senti questa cosa, lasciati pervadere, eccitare da questo fuoco della terra di nutrimento e dici: io onoro il mio daimon, io onoro la mia missione, io resto fedele alla mia verità, senza piegarmi. Ho fede nella mia verità, ho fede nel mio daimon. Bellissimo. Comunque queste stese sono proprio bellissime. Cioè. Bellissimo, bellissimo. Ok, vediamo qual è il futuro che si prepara. Wow, gli amanti. Un arcano stupendo per chiudere qui. Guarda, allora, gli amanti qua, il futuro che si prepara, gli amanti ti dicono che questo viaggio porterà a una fusione profonda con il tuo destino, con il tuo daimon. E questo si riversa nella materia anche con un amore umano che riflette il divino perfettamente con il tuo cuore risvegliato. Va bene? Questa carta è la promessa che tutto questo processo, dal Kali Yuga alla rinascita, ti conduce a un'unione sublime dentro e fuori. Il tuo cuore si aprirà come il fiore di loto, pronto ad accogliere l'estasi dell'amore vero. Ma questa è proprio, cioè, mo che ci sto pensando, mi doveva venire subito l'incontro di amore e psiche, quando alla fine del viaggio si ritrovano. Quando psiche affronta tutte le prove, alla fine si ritrova. Cioè, sono un po' sbalordita. È bellissima questa stesa. È straordinaria questa stesa. Voglio mettere un oracolo potente.
Sai che faccio io mo? Ecco, mi stanno vedendo tutte le carte. Voglio vedere, tu no, che stai guardando adesso, io ce li metto tutti. O la va la spacca, ragazzi. Cioè, vediamo quale regno esce, dai. Vediamo a che punto siamo di tutto questo. A che punto siamo della consapevolezza di questo per il Kali Yuga? Tu che stai guardando in questo momento, a che punto sei? No, tutte e due no, una. Una per favore. Ah beh, ci siamo a metà. E beh, ci sta. Siamo nel regno delle ombre, non siamo ancora arrivati nel regno della chiara luce, ci sta. Vediamo un po'. Regno delle ombre. A che punto siamo della consapevolezza in questo nel regno delle ombre? Scusate, c'è un moscerino. E beh, il sole nero, guarda, il sole nero è l'autostima, il terzo chakra. Nulla ti è ostile, osserva le cose per come sono. Il sole nero ha a che fare con l'anima nera che si deve per forza risvegliare perché sono custoditi i più grandi tesori dell'umanità là dentro. Ognuno di noi ha un frammento di anima nera. Noi nello yoga sciamanico facciamo delle pratiche potentissime per risvegliare l'anima nera, che è la creatività. Vi ricordate il video Magia Pratica 9 dove vi ho parlato del Dio tanto temuto? Che sono tutti quegli istinti messi, occultati dalla società. Ecco, noi risvegliamo proprio quell'anima nera. Anima nera significa il potenziale di tutta la tua creatività. Il sole nero è il terzo chakra e come vi ho spiegato sul video della Kundalini, risveglia l'energia sessuale, che è l'energia procreativa erotica. Secondo Sri Aurobindo, l'umanità è ferma al terzo chakra, infatti stiamo passando dalla terza alla quarta dimensione. Che vuol dire? L'umanità ha paura di volere, cioè scusami, non sa volere. E quindi questa Kundalini impazzisce. La Kundalini è l'energia nervosa a carattere sessuale che crea, no? Crea i tuoi eventi, crea quello che vuoi. Se è allineata a una volontà cosmica, però, altrimenti impazzisce. Se è alimentata da desideri egoici, impazzisce. E fa andare fuori di testa le persone. Quindi questa è l'autostima. Autostima non significa potenziarsi con le motivazioni, L'approccio motivazionista della psicologia moderna da bar, da supermercato, è la cosa più controproducente che esista, perché quando finisce la motivazione devi ripompare l'ego. Io sono fortissima, io sono fortissima. No, no. Quando tu sai che tutto è voluto dagli dei e ti allei agli dei, deleghi a loro, hai fede assoluta nei tuoi obiettivi che hai delegato agli dei e non fai niente per ostacolarne il flusso. Come si dice, la prima regola, legge dello yoga sciamanico è la yasa, si chiama, la suprema condotta e l'assenza di sforzo. Tutto ciò che fai tu, mica lo fai tu. Quando delega agli dei, noi qua stiamo parlando col nostro daimon, è lui che fa le cose, non le fai tu. Tu deleghi la responsabilità a lui, tu ti impegni nel portare avanti quello che lui ti manda, perché ha a che fare col tuo disegno, con la tua missione, col tuo daimon. Lì realizzi tutto, tutto. Quando ti allei agli dei naturali, ai miti naturali, che è il tuo daimon, il tuo sposo celeste, lo spirito guida, chiamiamolo come vogliamo, allora tutto questo è reale. Quando continui a stare soggiogato ai miti sociali, il mito del potere, del controllo, stiamo dove siamo arrivati oggi, al Kali Yuga.
E quindi, essendo pionieri della nuova era, dell'età dell'oro, queste basi sono imprescindibili per creare il substrato, la struttura sulle quali poi andremo ad ergere le nostre cattedrali interiori ed esteriori. Quindi stiamo lavorando sul terzo chakra, che è il potere di volontà. E il terzo chakra è sede del mago o dello sciamano, maga o sciamana. Chi è la sciamana o la maga? Colei o colui che non fa distinzione tra visibile e invisibile. Colei che è in stretto rapporto con l'invisibile. E quando sei in stretto rapporto con l'invisibile non puoi che desiderare cose allineate alla volontà cosmica. Ve l'ho spiegato bene nel video sulla Kundalini, dove abbiamo parlato per 40 minuti su questo, anche in modo molto esaustivo dal mio punto di vista, cioè almeno mi avete detto tantissime, centinaia di mail che avevate capito, centinaia no, però decine e decine che avevate capito perfettamente, quindi lo dico per le ragazze e i ragazzi che non l'hanno ancora visto. Allora, state diventando sciamane e sciamani e, come vi ho detto nel video Magia Pratica 13, il mondo ha bisogno di sciamani e di sciamane, perché quando nella società ci sono pochi sciamani, pochi maghi, allora ci sono tante guerre fuori e il potenziale umano è completamente inibito, il potenziale creativo, libero e creativo. Allora, nel Kali Yuga le fondamenta, i pionieri del nuovo tempo sono strutturati su una base magica e sciamanica. Nella fisica quantistica si chiamerebbero gli intuitivi. A noi ci piace di più chiamarli maghi o sciamani. È più poetico. E allora, siccome la creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, per comunicare bene con l'anima, cioè per arrivare dentro al tuo cuore, mi piace utilizzare lo stesso linguaggio dell'anima, perché è lo stesso che utilizzo per parlare con la mia. E ci siamo, ragazze mie e ragazzi, ci siamo. Sì, per ampliare la consapevolezza, in questo caso, se ne hai voglia, il video Magia Pratica 9, dove ti parlo del Dio ignoto, Magia Pratica 13, dove ti parlo della guerra come una dimensione sacra, e il video sulla Kundalini, sequenza fluida di yoga sciamanico, come risvegliare l'energia sessuale in te, cioè creativa, procreativa. Però per quanto riguarda il Kali Yuga, io penso che tutti questi archetipi, cioè l'archetipo e il daimon, queste forze che sono uscite ci insegnano veramente come vivere la nostra quotidianità per non essere sottomessi dai nostri stessi pensieri, che fanno il gioco dei miti sociali. Ok? Wow, lancio un'altra carta e a questo punto lancio una carta del drago immaginario. Cosa ci dicono le carte del drago immaginale per il Kali Yuga, per questa stesa sul sole nero? Guarda un po' i guardiani della ricchezza, abbiamo parlato di ricchezza nella prima carta. Qua c'è una pratica stupenda, è una pratica stupenda, adesso te la leggo. È proprio il senso della ricchezza. La ricchezza è per me quei 4 pilastri di cui vi parlavo sempre, no? Abbondanza di idee, abbondanza di affetti, abbondanza di salute e abbondanza di denaro. Sono 4 pilastri, un po' come l'imperatore, no? Adesso ci leggiamo questa carta che è stupenda,
e ho fatto la pratica diverse volte, bellissima, la 43, per chiudere in bellezza. Allora, sono conosciuti come gli appassionati guardiani della ricchezza. Sono gli antenati che custodiscono il segreto dell'abbondanza per te. Il tuo mondo è lo specchio della tua anima. Devi guardarlo in profondità, prendere gli stimoli che ti offre e contemplarli attraverso una lente di ingrandimento per vederli più nel dettaglio. Osservare le azioni più belle, gli stimoli più arricchenti e fertili che vengono prodotti nel tuo mondo attraverso una lente di ingrandimento significa pensare alle stesse azioni più in grande, intensificarle, esaltarle, renderle più vivide e più brillanti, più fertili, più arricchenti, più belle. I tuoi antenati che hanno il potere e il segreto della ricchezza ti dicono: osserva quello che fanno gli altri intorno a te e fallo più in grande. Perché è arrivata questa carta? Responso del drago. Perché devi pensare più in grande, devi osare. Punta alla luna, al massimo se sbaglierai mira arriverai alle stelle. Non distoglierti dalla ricchezza attraverso un indietreggiamento animato da sdegno, stanchezza, nausea o insoddisfazione. Neppure mantieni verso di essa un attaccamento. Tutte le ricchezze in questo mondo provengono dalla natura e alla natura devono essere restituite, proprio come ti ho detto prima. Considerati un custode dei beni della grande madre, un privilegiato utilizzatore, ma non un possessore. Ricorda sempre che ogni cosa che usi devi restituirla. Non prendere cose che non puoi restituire, cioè bada che tutto ciò che entra nella tua vita sia perfettamente riciclabile e possa tornare alla natura. Nel fare ciò pensa in grande, osa produrre visioni profonde e intense. La tua parola d'ordine in presenza di questa carta è: supera te stessa o te stesso. Considera le tue ricchezze sia in termini di denaro sia in termini di affetti, privilegi, comodità, opportunità fisiche, intellettuali o emotive come appartenenti tutte al divino, cioè tutto quello che hai appartiene al divino, non a te. Quando chiedi un compenso, senti che è la Kundalini Shakti divina, l'energia della madre dei mondi, la forza divina che si esprime nella natura, colei che richiede attraverso di te una piccolissima parte di ciò che è suo. Ricordati sempre che stai amministrando qualcosa che appartiene al divino, non a te. E nel fare ciò pensa in grande, perché non stai agendo per te stesso, ma per il divino, e per il divino grandi cose possono e devono essere fatte. Cioè, se tu pensi di voler accumulare denaro, creare qualcosa di bello per te, tu non lo farai mai o lo perderai subito. Io tutto quello che ho avuto l'ho fatto perché lo faccio per il daimon, per la missione. E non ho mai avuto tanta ricchezza in vita mia in termini di abbondanza di idee, di affetto, di stabilità. Quando ho iniziato a fare le cose per il daimon, per la missione, lo sapete bene, io non faccio niente di mio. Cioè, che mi rimane a me personalmente, per me, per il mio ego, non faccio niente. Ormai da un po' di anni. Faccio tutto per servire con una gioia, una passione irriverente. E lo sapete quante volte porto la mia testimonianza su questo? E questa carta ti sta dicendo proprio questo. Allora quando fai le cose per il divino, le stai facendo per lui, allora devi osare farle in grande. Puoi osare di fare tutto. Perché per il divino grandi cose possono e devono essere fatte. Allora qua c'è una pratica bellissima che io facevo sempre, adesso te la dico, semplicissima e stupenda. Per nutrire gli appassionati guardiani delle ricchezze devi imparare a danzare nel cielo. Allora, quando stai all'aperto, gira su te stesso almeno tre volte in senso antiorario, tenendo la testa leggermente reclinata all'indietro così da poter vedere il cielo. Mentre ruoti, ripeti questa formula psichica: a te, a te, a te.
offri tutto ciò che possiedi alla madre, non solo i beni materiali, ma anche antenati, i figli, i progetti, gli onori, le conoscenze, gli amici, a te, a te, a te. Ripeti questa pratica con regolarità, almeno un paio di volte a settimana. Ti stupirai di quanto ti diverrà facile avere un buon rapporto con la ricchezza. Gli appassionati guardiani della ricchezza corrispondono al terzo chakra e tu dimmi che ti ho detto quando è uscita questa carta. Guardate come sono, è tutto connesso. Nel terzo chakra la Kundalini è trasformata in potere di volontà, associato al colore giallo e al mantra Ram. Quindi tu facendo questa pratica, è una cosa semplicissima, io per esempio l'ho fatta in acqua quando mi sono lanciata nel mare, no? A te, a te, a te, giravo nell'acqua, però quando mi arrivava ancora sulla pancia, no? A te, offro a te la mia casa, la mia macchina, i miei amici, i miei onori, i miei riconoscimenti, tutto quello che ho, i miei successi, a te, a te, a te. E fai così e ti arriva nuova ricchezza, incredibile, stupendo. Inizi ad avere un rapporto col denaro, con la ricchezza, che è completamente opposto a quello che ci vogliono, a rapporto che i miti sociali, la società ci vuole far avere col denaro per renderci sempre annichiliti, non essere mai abbastanza, no? E poi il mantra associato al plesso solare terzo chakra è il Bija mantra che si dice Ram, 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 R-A-M. Allora, per esempio, quando bevi un liquido, può essere anche una tazza d'acqua, anche un tè, pronuncia 9 volte sul liquido il mantra Ram, 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 Ram prima di bere e poi bevi, con la consapevolezza che bevendo con il mantra Ram stai nutrendo i guardiani delle tue ricchezze, i guardiani delle ricchezze che hai e che ti arriveranno. Ok? Io ogni volta che facciamo queste stese pazzesche, mamma mia, come vedete le stese stanno sempre diventando più forti, più incisive, più radicali, per guerrieri. Per guerrieri e anche per questa stesa mi parla di grandi custodi di ricchezze che siete destinati ad essere. E quindi non aggiungo altro perché è stata bellissima, toccante, pratica, pragmatica, incisiva e anche con delle misure pratiche da adottare per realizzare questa ricchezza. Ok? Ragazze mie, ragazzi, stiamo facendo un lavoro grandioso. Io ti ringrazio dal profondo della mia anima per esserti data, per esserti dato a tutta questa bellezza. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!